Benvenuti nel mio appartamento a Shanghai. Cercare un appartamento, contrattare il prezzo, pulizie, arredare, Ciao ragazzi, in questo video vi parlo di come affittare un appartamento a Shanghai. Vi parlo un po' del mio appartamento, di quanto spendo e dei costi e di tutto ciò che c'è da sapere per affittare un appartamento a Shanghai. Parlerò anche dei costi dell'elettricità. In sostanza vedremo come affittare un appartamento a Shanghai con le applicazioni o le agenzie immobiliari, i prezzi dell'affitto e i fattori che influiscono il prezzo dell'affitto, i documenti necessari per la registrazione, perché ogni volta che si affitta un appartamento o si cambia l'indirizzo bisogna registrarsi alla polizia, i costi dell'acqua e della corrente, quanto costa un kilowattora, e per ultimo delle cose alle quali dovete fare attenzione quando affittate o volete affittare un appartamento in Cina. Allora, la prima cosa sicuramente è come trovare un appartamento a Shanghai se non parlate cinese o se parlate cinese. Ci sono molti modi, i più semplici sono recarsi in un'agenzia immobiliare, ce ne sono tantissime come Lianjia. Lianjia è una delle più famose e delle più affidabili, hanno addirittura anche un'applicazione, chiaramente potete guardare attraverso l'applicazione tutti gli appartamenti che volete, però nella maggior parte dei casi dovete parlare cinese se vi recate in queste agenzie. Se non parlate cinese ci sono dei siti come smartshanghai.com nella sezione housing dove potete trovare degli appartamenti, ma non ce ne sono moltissimi, la maggior parte costano un sacco, poi dipende sempre dal vostro budget, però se siete studenti io vi consiglio come al solito di rimanere nel dormitorio, almeno per il primo anno, perché se è la vostra prima esperienza all'estero o in Cina, il dormitorio vi tiene all'interno della scuola, è un ambiente molto diverso, cioè se uscite da quell'ambiente vi togliete un'esperienza che va fatta, è proprio bello perché siete circondati da studenti internazionali e nel dormitorio saranno dei bei ricordi. Per questo motivo io ho sempre sconsigliato di affittare un appartamento se siete studenti, almeno fatela un'esperienza nel dormitorio, poi decidete se volete andare fuori o meno. So che nel dormitorio non avete i vostri spazi perché la camera solitamente è doppia, però in primis è molto più economico che affittare un appartamento, e poi se riuscite potete addirittura prendervi una stanza singola, chiaramente pagate di più e avete i vostri spazi. Adesso il prezzo dell'affitto. Allora, il mio appartamento sono riuscito a contrattare e abbassarlo di 500 yen, da 4.500 yen a 4.000 yuan al mese. Da qui a Shanghai i prezzi variano chiaramente da zona a zona. In una zona vicino al centro come a Jing'an Temple, che è un tempio famoso di Shanghai, un appartamento di 100 metri quadri vi costerà 15.000 yuan al mese. Quindi con la cifra che spendo io, che sono 4.000 yuan al mese, solitamente vi prendete una camera in un appartamento condiviso. Io non sono lontano dal centro, sono 25 minuti di metro, che non è molto lontano, ma il motivo per il quale io l'ho preso qui è perché sono a 5 minuti dalla mia università. A me serve andare in università ogni giorno, quindi questo appartamentino è perfetto. Inoltre è nuovo di zecca. Sicuramente con questa cifra, 4.000 yuan al mese, potete trovare qualcosa di più grande, però solitamente sono appartamenti più vecchi e magari i bagni sono un po' rovinati e tutto il resto, mentre questo, ripeto, è nuovo di zecca. Fattori che influiscono il prezzo dell'affitto: se un appartamento si affaccia a nord o se un appartamento si affaccia a sud. Ovvero, un appartamento che si affaccia a nord qui è completamente in ombra, non avrà mai la luce del sole di fronte, mentre un appartamento che si affaccia al sud, che è come quello che ho scelto io, ha il sole tutto il giorno. Per farvi capire una differenza, adesso andiamo, vi faccio vedere degli stessi appartamenti come il mio, che però si affacciano su. Comunque, molto velocemente, questo è il letto, il mio computer, le scale, è un appartamentino piccolo di 2 piani, una finestra, il sole che da lì sorge tramonta di là, quindi tutto il giorno. Divano, noi abbiamo arredato un po' di roba qui. L'unico problema sì che il bagno è di fronte alla cucina, ma poi ve ne parlerò dopo. Comunque andiamo qui fuori. Ecco, questo è un appartamento che si affaccia a nord, dove chiaramente quella è la finestra ed è tutto in ombra.
farei capire, questa è la luce, no? C'è solo una finestra e niente. Comunque sono tutti appartamenti nuovi. Qui c'è il bagno. Ok. Un appartamento che si affaccia a nord come quelli lì che sono in ombra costano di meno. Altri fattori che incidono sul costo, oltre alla posizione, sono i Family Mart, i servizi che avete vicino come la metro, Pullman, eccetera. Una volta scelto l'appartamento e firmato il contratto, dovrete lasciare un deposito di solitamente almeno un mese. Voilà, il gioco è fatto. I documenti necessari per la registrazione alla polizia. Questo è importantissimo perché se non lo fate e poi vi vengono a cercare pagate multe salate. Serve la copia del contratto. Se sei uno studente servono i documenti della scuola che ti autorizza a stare fuori dalla scuola, fuori dal campus, fuori dal dormitorio. Basta richiederlo nell'ufficio e te lo danno velocissimamente. Poi ti serve il registration form of temporary resident. Infine ti serve delle fotocopie del passaporto, della pagina dove c'è la tua faccia, il tuo permesso di soggiorno o del visto e della pagina dove c'è l'ultimo timbro di ingresso nel paese. Passiamo ai costi dell'acqua e della corrente. Noi paghiamo tutto tramite Alipay. Alipay è un'app pazzesca come WeChat. Non ho ancora parlato di queste due app perché ci sarebbe tantissimo da dire. Verrebbe un video che dura 3 ore e anche io non ho ancora scoperto tutte le sue caratteristiche. Comunque noi utilizziamo un sottoprogramma all'interno di Alipay chiamato Jiandanju, semplicissimo. Praticamente tu ricarichi tramite il telefono, scegli vuoi 100 yuan di corrente, ricarichi, paghi e fine, la corrente si è ricaricata. È comodissimo perché tiene tutto tracciato, ti dice quanto spendi ogni giorno di kilowattora. Io so esattamente quanto spendo e adesso ve lo dico. E un kilowattora costa 0,17 centesimi di euro. Io spendo una media di 8 kilowattora al giorno. Siamo in inverno ma non abbiamo acceso molto spesso il condizionatore. In sostanza sono altri 300 yuan circa al mese. Se sommiamo l'affitto siamo già a 4.300 yuan. Volevo dirvi una cosa che non so in quanti sanno, ovvero che se comprate un appartamento in Cina, diciamo che può essere vostro solo per 70 anni. In pratica il governo ti dà la possibilità di utilizzare questo terreno per 70 anni. Dopo questi 70 anni teoricamente l'appartamento barra il terreno torna in mano al governo. Ci sono dei modi per estenderlo ma chiaramente si pagano delle tasse, quindi se qualcuno è interessato a comprare un appartamento in Cina deve valutare questa cosa qua. Inoltre se un appartamento è stato costruito per esempio 40 anni fa vuol dire che ha soltanto 30 anni di vita rimasta. Come ultima cosa vi do dei consigli per chi vuole affittare un appartamento. Allora, è il mio primo appartamento qua, ma ho già sentito diverse storie di diversi italiani che si lamentano perché il landlord, il proprietario dell'appartamento, non vuole ridare il deposito rilasciato all'inizio, perché chiaramente quando firmate un contratto bisogna lasciare un deposito, solitamente a un mese, ma può arrivare anche 2-3 mesi di deposito. State attenti a questa cosa qua, mettete le cose in chiaro sin da subito, tutto a posto. Un altro consiglio è se c'è il quarto piano andateci perché probabilmente costa di meno e non morite, si spera. Penso di aver detto tutto, ci vediamo presto con nuovi video, ciao! Questa casa chiaramente ha un problema, ovvero che il bagno è di fronte alla cucina e qui non c'è neanche una porta, tra l'altro i vetri sono trasparenti, quindi cioè se qualcuno deve fare i bisogni o si deve fare la doccia si vede dentro, quindi adesso ci mettiamo al lavoro per risolvere questo problema, così, finito.